Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere l'algoritmo di Breadth First Search, BFS, applicato ad un albero binario. Questo semplice algoritmo, che ho riassunto qui a fianco, sfrutta una queue, ovvero una coda. La coda è una struttura dati di tipo FIFO, ovvero first in, first out. Il primo elemento che entra sarà anche il primo elemento che esce. Su una coda possono essere eseguite due operazioni. La prima è enqueue, ovvero inserisco un elemento nella coda. La seconda è dequeue, ovvero tolgo un elemento dalla coda. Se per esempio pensate di essere in coda a un supermercato, l'operazione di enqueue sarà la persona dietro di voi che si aggiungerà alla coda, invece l'operazione di dequeue sarà la persona davanti a voi che andrà alla cassa. Semplice. Questo algoritmo, come vedete dal nome, lavora in ampiezza, ovvero livello per livello. Ora andremo quindi ad applicare questo algoritmo a questo albero binario scrivendo qui l'output. Dunque, come prima cosa dobbiamo mettere in coda la root, ovvero in questo caso la lettera A. A questo punto comincia un ciclo e continuerà finché la coda non sarà vuota. La prima operazione di questo ciclo è dequeue, ovvero togliere il primo elemento dalla coda. In questo caso è la lettera A. Ora dobbiamo stampare l'elemento che abbiamo tolto, ovvero la lettera A. Vi ricordo che ovviamente al posto dell'operazione stampa ci potrebbe essere una qualsiasi serie di operazioni che vogliamo fare. In questo caso semplicemente stampiamo il nostro valore nell'output. Dopodiché la terza operazione sarà mettere nella coda i figli di quel nodo. Quindi in questo caso i figli di A sono B e C e andiamo a inserirli nella coda. Dopodiché, visto che la coda non è vuota, continuiamo il ciclo. La prima operazione da fare è dequeue, quindi togliamo il primo elemento dalla coda. La seconda operazione è stampare l'elemento. La terza operazione è mettere in coda i suoi figli, quindi in questo caso i figli di B sono D ed E, quindi li mettiamo in coda. A questo punto la coda non è vuota, quindi continuiamo il ciclo. Prima operazione è togliere il primo elemento dalla coda, quindi la lettera C, e la scriviamo nell'output C. Dopodiché mettiamo in coda i suoi figli. I figli di C sono F e G. E continuiamo. Prima operazione dequeue, quindi togliamo l'elemento D e lo stampiamo nell'output. Terza operazione, mettiamo in coda i figli di D. I figli di D in questo caso è solo H, quindi mettiamo in coda H. La coda non è vuota, quindi continuiamo il ciclo. Togliamo dalla coda l'elemento E e lo stampiamo. A questo punto mettiamo in coda i figli. Figli di E non ci sono, quindi non mettiamo in coda niente. Andiamo avanti perché la coda non è vuota. A questo punto togliamo dalla coda il primo elemento, quindi F. Dopodiché stampiamo F nell'output. Mettiamo in coda i figli di F. I figli di F sono I ed L. La coda non è vuota, quindi continuiamo. Dequeue. Togliamo dalla coda l'elemento G. A questo punto scriviamo G nell'output e mettiamo in coda i figli di G. I figli di G sono solo M. Continuiamo. Togliamo dalla coda il primo elemento, H, e lo scriviamo nell'output. Dopodiché mettiamo in coda i figli di H, ma H non ha figli, quindi in questo caso non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti perché la coda non è vuota, quindi togliamo dalla coda il primo elemento, che è la I, e la stampiamo. Dopodiché mettiamo in coda i figli di I. I figli di I non ci sono, quindi non mettiamo in coda niente. A questo punto continuiamo perché la coda non è vuota. Togliamo dalla coda il primo elemento, che è L, e lo scriviamo nell'output. Dopodiché mettiamo in coda i figli di L. L non ha figli, non mettiamo in coda niente. Continuiamo ancora perché la coda non è vuota. Togliamo dalla coda il primo elemento, M, lo stampiamo e mettiamo in coda i figli di M. M non ha figli, quindi non mettiamo in coda niente. A questo punto la coda è vuota, quindi in questo caso il ciclo si ferma e l'algoritmo è concluso. Quindi l'output del BFS per questo albero è A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M. Notate come in questo caso l'albero viene attraversato livello per livello. Quindi A, poi B, C, poi D, E, F, G e infine H, I, L e M. E così abbiamo concluso questo semplice algoritmo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie.